tutti sappiamo cosa significa la parola amicizia, ma se provassimo a fermarci un attimo e a chiederci davvero cos'è l'amicizia, cosa risponderemmo? Forse diremmo un amico è qualcuno che c'è quando hai bisogno. Oppure un amico è quello con cui puoi ridere, scherzare, confidarti. Sono tutte risposte giuste, ma credo siano solo la superficie. Perché l'amicizia non è solo una parola, è una delle esperienze più misteriose e autentiche che possiamo vivere. Beh, se anche tu senti che questo tema ti riguarda da vicino, resta con me. Io sono Dino Scordino e questa è Meditazione Quotidiana. Un amico che ti cerca solo quando ha bisogno di un favore, o un'amica che ti telefona soltanto quando deve sfogarsi, ma che sparisce quando sei tu ad avere bisogno. O magari qualcuno che approfitta delle tue capacità, del tuo tempo, della tua disponibilità, perché lui o lei non sa o non vuole fare una determinata cosa. E allora ci chiediamo, quella è davvero amicizia? O è solo un rapporto basato sul bisogno, sul tornaconto personale? Sicuramente un vero amico non ti sta accanto per quello che fai, ma per quello che sei. E qui ti invito a una riflessione. Quanti veri amici hai oggi nella tua vita? E quanti ti servono davvero per sentirti ricco dentro? Forse scoprirai che il numero non è così grande come pensavi. E non è un male, perché l'amicizia autentica non si misura in quantità, ma in profondità. Un amico vero non ti possiede e non ti trattiene, ti lascia libero. Puoi non sentirti per mesi, eppure quando vi ritrovate è come se il tempo non fosse mai passato. Un amico ti accoglie nei tuoi cambiamenti, anche quando non sei la persona che vorresti essere. E questo è raro. Se sei d'accordo con me, ti invito a mettere un bel like al video. È un piccolo gesto che mi aiuta a capire che questo contenuto ti è utile. Inoltre, l'amicizia è anche uno specchio. Attraverso un amico vediamo parti di noi che da soli forse non riusciremo a riconoscere. Un amico ti mostra i tuoi limiti senza giudicarti e ti ricorda i tuoi punti di forza proprio quando tu non riesci a vederli. E questo è uno dei regali più preziosi che un'amicizia sincera può offrirti. Ma c'è anche un altro aspetto. Sai, col tempo mi sono accorto che spesso cerchiamo fuori quello che non riusciamo a darci dentro. Cerchiamo negli altri quella presenza, quella comprensione, quel calore che a volte non riusciamo a offrirci da soli. Eppure la prima vera amicizia, quella che tiene in piedi tutte le altre, è quella con noi stessi. Non lo dico da maestro, ma per esperienza personale. Perché la verità è che nessuno nasce sapendo volersi bene. Ci si arriva piano, dopo qualche caduta. Già, perché quando impari ad ascoltarti, a rispettarti, a volerti bene, anche nei tuoi momenti più fragili, allora smetti di chiedere agli altri ciò che solo tu puoi darti. E in quel momento le tue amicizie cambiano, diventano più libere, più vere, più leggere. E se allarghiamo ancora lo sguardo, l'amicizia non è solo tra persone. C'è l'amicizia silenziosa con un cane, con un gatto, con chi ci accompagna senza parole. C'è l'amicizia con un luogo che ci accoglie ogni volta che cerchiamo pace. C'è persino l'amicizia con il silenzio, quando smettiamo di averne paura. E in fondo la vita intera può diventare un'amica se smettiamo di combatterla e iniziamo a camminare insieme a lei. E sai, a volte capita di pensare anche:
di non avere amici, di sentirsi soli, come se il mondo non avesse spazio per noi. Anch'io in certi momenti ho provato quella sensazione, come se mancasse qualcuno con cui condividere davvero ciò che sentivo. Una vagonata di contatti, conoscenti, pseudo amici, immerso tra decine e decine di persone, ma con la sensazione profonda di essere comunque da solo. È strano, vero? Essere circondati da gente e allo stesso tempo sentire un vuoto dentro. Ma col tempo ho capito una cosa: non sempre l'amicizia arriva da fuori. A volte comincia proprio dentro di noi, nel modo in cui impariamo a stare con noi stessi. Quando riesci a trovare pace nella tua compagnia, quando impari ad ascoltarti senza giudizio, allora accade qualcosa. Le persone giuste iniziano ad arrivare, ma non perché le cerchi, ma perché riconoscono la stessa vibrazione che hai imparato a coltivare dentro. Cos'è dunque l'amicizia? Per me l'amicizia è libertà, sincerità e presenza. È una mano che non pesa, ma che ti accompagna. E soprattutto è una scelta. Scegliere di esserci davvero, senza secondi fini. Almeno questo è ciò che io ho capito finora, attraverso le persone che ho incontrato e le esperienze che la vita mi ha messo davanti. E allora ti lascio con 2 domande. Quanti veri amici hai nella tua vita oggi? E di quanti ne hai davvero bisogno per sentirti ricco dentro? Forse la risposta è più semplice di quanto immagini. Beh, se queste parole hanno risuonato anche in te, ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un bel commento. Raccontami cosa significa per te la parola amicizia. Ti ringrazio di cuore per aver condiviso con me questo momento e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!